Quando diciamo Kiss, qual è la prima immagine che vi viene in mente? Sicuramente qualcosa del genere. E invece noi oggi vogliamo andare controcorrente, come al solito, parlandovi di questi Kiss. Eh sì, c'è stato un periodo in cui Kiss, il gruppo di Paul Stanley, Gene Simmons e soci, si è ritrovato in una situazione davvero un po' particolare, un po' critica, anche a livello discografico. I loro album non vendevano più come negli anni 70 e il mercato era cambiato anche per merito o demerito di MTV. Ricordiamo che i Kiss, a cavallo tra gli anni 70 e 80, hanno fatto uscire degli album che non hanno avuto un grandissimo successo, a dispetto dei precedenti. Per esempio possiamo menzionare l'opera rock di Elder, che pure era un valido album con degli esperimenti più melodici forse, ma sicuramente di un certo rilievo. E poi c'è stato quel disco che secondo me era una bomba, sinceramente lo apprezzo tantissimo, si chiamava Creatures of the Night. Creatures of the Night è davvero un disco solido, roccioso, con brani molto molto duri, molto aggressivi. Ancora abbiamo l'utilizzo delle maschere, però un utilizzo delle maschere un po' così, possiamo definirlo mezzo e mezzo, anche perché la situazione all'interno del gruppo, nella formazione, era davvero molto molto difficoltosa per i motivi che sappiamo, ovvero le incompatibilità a livello musicale e anche caratteriale, anche personale e anche di vita un po' più sgregolata rispetto a quella dei due leader del gruppo. E stiamo parlando ovviamente di Ace Frehley, che poi alla fine verrà cacciato dalla band o lascerà la band a secondo di punti di vista e di chi ascoltiamo. E poi c'è anche l'abbandono del loro batterista storico Peter Criss, che è stato sostituito in varie occasioni in studio da altri batteristi, tra cui lo stesso suo successore, ovvero Eric Carr. Comunque, come vi dicevo, un brano sicuramente meritevole da questo disco, da questo Creatures of the Night, è la title track, che è davvero un brano spettacolare, carico. La voce di Paul Stanley spicca come non mai, molto aggressiva tra l'altro. E poi c'è anche questo singolo che all'epoca uscì anche come video e si chiama I Love It Loud, ovviamente farina del sacco di Gene Simmons. Non solo, su questo disco ci sono altri due bei pezzi secondo me da segnalare, quali la ballad I Still Love You e poi il massiccio mid-tempo War Machine. Nonostante la validità di questo disco, in cui per l'appunto ancora i Kiss si ripropongono mascherati con una formazione un po' così, un po' ballerina, nonostante tutto, dicevo, il successo non arriva, anzi le vendite di questo disco sono scarsissime, perlomeno all'inizio. E subito inizia quindi un po' un momento di crisi, di ripensamenti per quanto riguarda il da farsi, e i due leader, ovvero Paul Stanley e Gene Simmons, decidono di dare una svolta davvero decisiva, davvero traumatica alla loro carriera. Sì, traumatica perché le maschere sono sempre state una cosa davvero imprescindibile nell'immagine, nella carriera dei Kiss, fino a quel momento perlomeno. Però, come dicevamo prima, le cose stavano cambiando. Negli anni 80, nei primi anni 80, si fece largo questo nuovo fenomeno musicale, di costume, di immagine, che risponde al nome di MTV. E con MTV si entra nell'era della musica cosiddetta hair metal, il periodo in cui i gruppi propongono tutti quanti un'immagine forse anche un po' stereotipata, con capelli super cotonati, un'immagine molto glam, molto appariscente, in certi casi anche simile a quella femminile. Però ecco, ovviamente tutto questo condiziona anche la carriera dei Kiss, e la condiziona in tale maniera che per l'appunto Gene Simmons e soci decidono di abbandonare le maschere. E quindi finalmente nel 1983 tutto il mondo ha modo di vedere i Kiss in faccia per la prima volta, così come mamma li ha fatti. E ricordiamo tra l'altro che in quel momento la formazione era nettamente cambiata,
perché finalmente Eric Carr era entrato in forma stabile nel gruppo, e qui abbiamo davvero a che fare con un batterista molto ma molto bravo, molto solido, anche moderno se vogliamo in quei tempi, con un uso della doppia cassa non indifferente. E poi c'è il ricambio per quanto riguarda l'aspetto della chitarra solista, molto importante anche in questo caso, anche perché dopo Ace Frehley c'è l'arrivo, alcuni chitarristi che hanno suonato poi nei dischi, però ecco, come formazione stabile c'è l'arrivo, come dicevo, di Vinnie Vincent Cusano, un chitarrista newyorkese dalla grande tecnica, che però, come vedremo, non avrà poi un gran futuro all'interno del gruppo per motivi anche caratteriali, se vogliamo. Sta di fatto che nel 1983 esce questo disco dalla copertina piuttosto sconvolgente, perché per la prima volta non vediamo i Kiss mascherati e li vediamo con un look se vogliamo anche abbastanza anonimo, aggressivo, forte, sì, però non con una grandissima personalità. Potrebbero essere scambiati anche per uno dei tanti gruppi che in quel periodo imperversavano nel Sunset Strip di Los Angeles. Però ecco, ammettiamolo, questo disco è davvero molto buono, contiene tante belle canzoni e vabbè, la title track è sicuramente il pezzo più fortunato come singolo e anche come video. Ma non è sicuramente questo l'unico bel brano di questo Lick It Up, dal titolo abbastanza molto allusivo. Ci sono pezzi come Young and Wasted, per esempio, e Million to One, bellissima, e Feels Like a Globe, che secondo me sono assolutamente da segnalare e da riascoltarsi. Comunque sta di fatto che la mossa di presentarsi finalmente in pubblico dal vivo, nei dischi, dovunque, nei video, senza maschere, funziona alla grande, e questo disco Lick It Up venderà davvero molto di più rispetto al precedente pur bellissimo Creatures of the Night. E quindi, dopo un buon successo discografico, cosa fare se non andare in tour? E questo è quello che avviene nel 1983 e in parte 1984. Però ecco, emergono dei dissapori non da poco per quanto riguarda il gruppo in questione, i due leader, stiamo parlando sempre di loro, di Paul e di Gene, e Vinnie Vincent, che ha una personalità insomma un po' particolare, un po' scontrosa, un po' anche egocentrica. In effetti lo dimostrerà nei due dischi della Vinnie Vincent Invasion, due album che farà uscire dopo la dipartita dal gruppo dei Kiss. Sta di fatto quindi che Vinnie Vincent viene allontanato dal gruppo dai due leader indiscussi, ovvero Gene e Paul, e al suo posto subentra un chitarrista secondo me molto bravo, molto preparato, anche molto tecnico, ma anche molto sfortunato, e adesso vi dirò perché. Si chiama Mark St. John, e il suo pregevole lavoro chitarristico impreziosisce questo album qua, che si chiama Animalize. Animalize è certamente un buon disco, molto aggressivo, molto duro, ottima chitarra come dicevamo prima, quella solista di Mark St. John, e anche un buon singolo che si chiama, un singolo relativo video in questo caso, che si chiama Heaven's on Fire. Però, come vi dicevo, la sfortuna si accanisce sul povero Mark St. John, che contrae una sindrome un po' particolare che lo costringe ad abbandonare la chitarra, perlomeno momentaneamente, visto che si ritrova non in grado di suonare la chitarra in maniera dignitosa, e quindi dopo poche date del tour in questione viene sostituito dal fratello di Bob Kulick, che aveva già collaborato con i Kiss precedentemente, ovvero Bruce Kulick. Bruce Kulick è certamente un bravo chitarrista, ma secondo me, parere personale ovviamente, viene scelto più che altro perché è un personaggio abbastanza accondiscendente, rispettoso delle direttive da parte del duo, e poi anche un chitarrista serio e affidabile, che quindi dà sicurezza e tranquillità alla band in questo periodo, dopo tutte le turbolenze a livello di formazioni precedenti.
Io penso che il loro album del 1984, ovvero Asylum, sia un altro, ennesimo buonissimo album anni 80 da parte del gruppo dei Kiss. Ci sono brani secondo me da segnalare, quale per esempio l'apertura King of the Mountain, oppure un altro brano molto bello, Wants to Be Lonely, ma sicuramente il pezzo di spicco, che è stato realizzato per l'appunto anche in singolo, è questo Tears Are Falling. Un altro singolo si chiama Who All Night e in questo periodo si comincia ad affermare anche la collaborazione con degli autori esterni molto importanti, come per esempio Desmond Child, che ricordiamolo è uno dei songwriter più famosi degli anni 80, anche perché possiamo citare dei brani assolutamente conosciuti e fortunati, quali per esempio You Give Love a Bad Name, tanto per dirne uno, il grandissimo successo planetario di Bon Jovi di quel periodo. Un'altra cosa da segnalare in questi anni, in questi turbolenti metà anni 80, è anche la situazione all'interno del gruppo, proprio all'interno degli stessi due leader della formazione, anche perché Gene Simmons in questo periodo si era trasferito a Hollywood, aveva queste tendenze un po' a buttarsi nel mondo del cinema, a frequentare star del cinema, appunto dell'ambiente hollywoodiano, e si era un po' molto distratto dall'aspetto musicale e da quello che era ovviamente il suo ruolo nei Kiss, per cui il gruppo viene in qualche modo preso in mano totalmente, o perlomeno in gran parte dal punto di vista specialmente della direzione artistica, dal cantante Paul Stanley. E questa tendenza ad andare un po' più incontro al mercato discografico di quel periodo, al cosiddetto hair metal e anche un po' all'AOR, e ad uno spiccato senso della ricerca del successo del singolo che possa far parlare di sé e possa ovviamente spiccare su MTV, viene fuori alla grande con l'album successivo e con la collaborazione per l'appunto di Paul Stanley con altri songwriter esterni, tra cui la bravissima autrice Diane Warren. La subliminazione di tutto ciò è per l'appunto questo album, Crazy Nights. Anche in questo album, come anche nei precedenti, assistiamo per l'ennesima volta alla differenziazione tra i brani portati da Gene Simmons e quelli da Paul Stanley. Come sappiamo, Gene Simmons ha questa tendenza ad andare un po' più sul crudo, sul duro, sul diretto, sia nei testi ovviamente e anche nella musica, mentre invece Paul Stanley è un po' il romanticone, se vogliamo, del gruppo, e i suoi brani sono sicuramente quelli più orecchiabili e più melodici. Lo dimostrano in entrambi i casi i due brani più rappresentativi secondo me di questo album, che sono per l'appunto Crazy Nights e Reason to Live, un altro bellissimo brano da classifica proposto per l'appunto da Mr. Paul Stanley. Da segnalare in questo periodo, sicuramente da ricordare per me visto che c'ero, la loro esibizione al Monsters of Rock del 1988 in quel di Modena il 10 settembre, se non vado errato, del 1988. Un'esibizione davvero secondo me spettacolare, nonostante il fatto di aver suonato con ancora la luce del giorno e certamente non con l'ausilio dei loro consueti trucchi cinematografici, chiamiamoli così, con i fuochi d'artificio, le maschere eccetera eccetera. Eppure, nonostante tutto, hanno dimostrato di essere una formazione di tutto rispetto anche senza trucchi, basandosi soltanto sulla musica, sull'energia delle loro canzoni, tra cui ricordo in particolare una versione di I Was Made for Loving You, che certamente non è il mio brano preferito del loro repertorio, però è stato realizzato, è stato proposto in una versione davvero particolarmente aggressiva e rocciosa, e quindi ci è piaciuto davvero tanto. Voi c'eravate a questo concerto? Eravate lì nel 1988 al Monsters of Rock a Modena? Se c'eravate, diteci la vostra impressione, perché mi fa molto piacere avere anche qualche vostro feedback a riguardo. Sempre nel 1988 c'è poi questa mossa discografica un pochino discutibile, ovvero quella di far uscire una compilation con 2 brani inediti, che comunque non sono niente male in questo caso. Il titolo del disco in questione è Smashes, Trashes and Hits. Nel 1989 c'è poi l'uscita di un altro loro album, a dire il vero forse il primo
primo passo falso, il vero e proprio passo falso di questa formazione, di questi Kiss anni 80-90. Il disco in questione si chiama Hot in the Shade ed è quello che rappresenta questa sfinge un po' particolare in copertina, e devo dire è un disco un po' debole. Sì, ci sono dei brani molto gradevoli, come per esempio Hide Your Heart, che non è però farina del loro sacco, bensì una cover, e poi anche il brano di apertura Rise to It, che non è niente male. Sicuramente però il vero successo di questo disco è rappresentato dal singolo Forever, una ballad cantata benissimo da Paul Stanley, ma è tra l'altro composta insieme al noto cantante americano di musica melodica in questo periodo, ovvero Michael Bolton. Siamo quindi arrivati ai fatidici anni 90, al 1990, che non porta buone cose, anche perché si viene a sapere che Eric Carr, il batterista del gruppo, ha contratto un cancro molto, molto pericoloso, anzi direi fatale, anche perché nel 1991 Eric Carr per l'appunto scompare. La notizia non è certamente una buona cosa per quanto riguarda il proseguo della carriera del gruppo, però i due leader non mollano assolutamente e continuano imperterriti la loro carriera ancora una volta senza maschere e introducendo un altro elemento alla batteria, anche questo un bravissimo batterista, si chiama Eric Singer, e tra l'altro lo ricordiamo anche per la sua presenza in una formazione dei Black Sabbath di Tony Iommi, Seven Star se non sbaglio l'album in questione, e soprattutto nel supergruppo dei Badlands, un gruppo di cui parleremo perché meritano davvero, e chi li conosce sa di chi stiamo parlando. Tra l'altro in questo gruppo, in questi Badlands, c'era anche il bravissimo chitarrista Jackie Lee. Quindi arriviamo al 1992, quasi alla fine della nostra storia, che interessa per l'appunto soltanto la parte dei Kiss smascherati. Dicevo al 1992, ed esce un album davvero molto molto bello. Il disco in questione si chiama Revenge, un disco metallizzato, non a caso, in qualche modo riprendendo anche spunto dalla cover di questo album. È un disco veramente molto heavy, forse anche in linea con i tempi. Ricordiamo che in questo periodo stava iniziando a furreggiare il grunge, e quindi un ritorno alle radici, al sound più grezzo, meno prodotto, meno super prodotto, meno tastieroso, meno anche sintetico se vogliamo, è molto diretto. E in questo album finalmente c'è anche un ritorno attivo di Gene Simmons, che propone degli ottimi brani, la sua voce tra l'altro sembra anche più aggressiva, più dura, più cattiva del solito, e insomma ci piace molto. Revenge è uno degli album migliori secondo me della formazione in questione, parlando ovviamente degli album senza maschera. Conseguentemente a questo ottimo album, a questo Revenge, i Kiss fanno uscire anche un altro ennesimo live, il terzo, e che non a caso si chiama Alive 3, che tra l'altro ci propone un gruppo davvero davvero tosto dal vivo. Io vi assicuro, i Kiss degli anni 80, primi anni 90 erano davvero una forza, e questo album dal vivo lo dimostra pienamente. Poi in questi metà anni 90 c'è anche l'episodio pochissimo fortunato di Carnival of Soul, con una direzione più tendente al trend del momento, a dire la verità ormai quasi superato, ovvero il grunge. E poi dopo questo esperimento decisamente fallito, uscito poi in un altro periodo, nel 97 nel 98 non ricordo bene, comunque postumo, i Kiss cominciano il loro cammino verso il ritorno alle maschere e il ritorno alla formazione originale. Quella ovviamente parliamo con Peter Criss e soprattutto con Ace Frehley. Noi però a questo punto ci fermiamo qua, perché la nostra intenzione è soffermarci soltanto sui Kiss smascherati e soltanto su questo periodo qua, quello di inizio anni 80 e inizio anni 90, un decennio in cui i Kiss secondo me hanno sfornato degli ottimi album e delle gran belle prestazioni live. Non so se siete d'accordo con me, io me lo auguro. Comunque ovviamente tutti i pareri sono ben accetti nel nostro canale, nel nostro Lion Rock Café. Vi ricordo, se volete iscrivetevi pure al nostro canale,
riceverete quindi le notifiche per quanto riguarda i nostri video, che sono sempre all'insegna un po' del revival, un po' anche di mettere al centro dell'attenzione dei periodi, degli artisti, dei musicisti, degli album che magari non sono proprio così famosi, così conosciuti da tutti. Quindi vi saluto, per oggi è tutto, mi raccomando, vi aspetto qua sotto con i commenti, con i vostri like, come dicevo con le vostre iscrizioni. Ciao a tutti da Lion Rock e rock and roll!